Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Oggi al termine di questo video ragazzi sapremo quali sono ruolo per ruolo le abilità migliori da poter assegnare o comunque da poter diciamo decifrare per definire un giocatore top, un giocatore meta, un modulo di conseguenza poi meta in base appunto allo stile di gioco e le istruzioni che daremo, ma comunque a prescindere saremo in grado di vedere se un giocatore comunque ha delle abilità top veramente per ruolo e se quindi queste meritano quindi di essere nella top lista abilità per il ruolo meta. Andiamo subito ragazzi in campo e vediamo di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto ragazzi partirei da quello che è qui il tasto aiuto su altro, quindi aiuto e info generali. Come possiamo notare qui in basso praticamente ci sarà la voce che ci permette di abilità giocatore, eccolo qui, di capire quali sono le abilità di ogni giocatore. Quindi se abbiamo un dubbio intanto possiamo venire qui e dargli un tipo di buttargli un occhio insomma su esattamente che cosa fa quel tipo di abilità. Adesso non sto ad elencarle tutte, ma comunque qui ci sono chiaramente tutte quelle attualmente disponibili sull'attuale gioco, sull'attuale gameplay, quindi su come chiaramente fanno muovere o fanno fare determinate cose a un determinato giocatore. Tutto dipende molto, e torniamo subito quindi al campo, tutto dipende molto chiaramente anche dal tipo di build e dal tipo di stile di gioco squadra, dal tipo di stile di gioco individuale di quel giocatore che stiamo dando. Quindi se ve lo siete persi mi raccomando vi consiglio di vedere anche quei video perché sono ragazzi secondo me fondamentali per capire esattamente bene come si possa muovere un giocatore, ma soprattutto poi che abilità ha in campo, quindi oltre ai movimenti che cosa può fare lui di suo. Partiamo ragazzi ma io partirei anche dal portiere. Il portiere comunque è un ruolo che io diciamo nei moduli di solito lascio molto a libera scelta, perché comunque è un ruolo che ognuno di noi poi ha secondo me dei portieri predefiniti, diciamo di default che utilizza sempre, a differenza magari di altri giocatori invece che fa un pochino ruotare. Almeno per me è così. Io check lo utilizzo con qualsiasi stile di gioco, qualsiasi modulo, qualsiasi cosa si possa inventare una persona, io utilizzo comunque check perché secondo me è il più forte. Ha i booster, ma il booster diciamo è una cosa oltre le abilità, ma ha anche delle abilità. Come abilità lui ha ad esempio traiettoria bassa, rilancio del portiere, pararigori e leader, comunque delle buonissime abilità. Se ne potrebbero aggiungere anche qualcuna e risulterebbero in abilità aggiuntive. Le abilità aggiuntive appunto per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo, sono quelle che possiamo dare noi al giocatore aggiuntivamente e si va qui su opzioni giocatore, allenamento abilità e qui ci farà scegliere se dargli la categoria casuale oppure casuale del tutto. Vi spiego, categoria casuale, cioè scusatemi, casuale del tutto è della serie che noi non possiamo scegliere. Qualsiasi cosa esca, potrebbe essere anche istinto del gol che non se ne fa nulla, però potremmo dargli quel tipo di abilità. Mentre categoria casuale, ragazzi, noi ci fa scegliere il tipo di categoria da selezionare. Quindi, che ne so, il nostro è un portiere, andiamo su portiere e quindi gli daremo poi, che ne so, lui non ha rimessa profonda, vogliamo dare rimessa profonda, proviamo a vedere se ci uscirà solo fra queste però, quindi molto molto interessante, mentre quelle che vi ho fatto vedere poco fa, che sono quindi queste qui invece casuali potrebbe uscire una qualsiasi cosa a prescindere da tutto, dal ruolo, dalle abilità, dall'istinto dell'attaccante o del difensore. Ragazzi, potrebbe uscire una qualsiasi cosa anche che non ci azzecca nulla col tipo di giocatore che abbiamo in ballo. Queste sono un pochino più facili da ottenere, però allo stesso tempo sono anche diciamo più facili da spendere perché magari le utilizziamo perché non ci esce comunque la carta giusta che per quel giocatore in questione ci servirebbe. Intanto ragazzi io partirei comunque anche dalle build, perché è vero che le abilità fanno, però secondo me vanno diciamo un pochino a
sposarsi con quello che è il discorso build, perché un'abilità data bene, anche se fosse aggiuntiva, se poi comunque non ha una build alle sue spalle fatta allo suo modo bene, decente, quindi equilibrata, dosata bene, è ovvio che ragazzi perderebbe un pochino, secondo me, di efficacia, perché nel momento in cui io do per dire un passaggio calibrato, quindi un passaggio ben dosato, un passaggio ben fatto per il proprio compagno, ma il mio giocatore ha 40 di passaggio, capite bene ragazzi che non è una cosa che si può vedere e pensare che comunque esca bene, anche se io gli dessi comunque quel tipo di abilità. Quindi parto da una piccola premessa dicendo che appunto le abilità vanno date, possibilmente magari selezionando quelle che vi ho fatto vedere, ma vanno date appunto anche in base al tipo di carta che ho di fronte, cioè partiamo, ripeto, dalla difesa. Un Beckenbauer, ok? Ma come anche un Maldini, prendo loro in considerazione perché i pot settimanali purtroppo non si possono modificare, ma prendiamo ad esempio in considerazione loro, Maldini e Beckenbauer, hanno delle statistiche top. Ragazzi, difensivamente parlando sono top, tecnicamente entrambi sono top, velocità entrambi sono top. Vi faccio vedere anche la build che ho fatto a Maldini. Lui è un terzino difensivo, può fare anche il DC e comunque si muove molto molto bene. Tralasciando un attimino il booster che dà comunque qualche punto in più, lui ha già di suo, come potete notare, non ho dato abilità aggiuntive, ha già di suo queste abilità giocatore, ragazzi. Sono delle abilità che adesso io non andrò ad analizzare che cosa fanno nello specifico ognuna, perché altrimenti diventerebbe un video di 3 ore, ma chiaramente vi consiglio, come vi ho fatto vedere prima, di andare a buttare un occhio, ecco, su almeno la voce aiuto e poi di conseguenza allenamento abilità, perché vi farete un'idea, ragazzi, su che cosa esattamente fanno questi giocatori in campo. Questi ragazzi sono dei movimenti che poi andranno a fare, perché marcatore come il muro, come spirito combattivo, eh, o come anche disimpegno acrobatico, porteranno a fare o non fare determinate cose in certi momenti della partita. Cioè, disimpegno acrobatico, io passo la palla al mio giocatore che è messo male con il corpo, che è pressato, c'è gli avversari, eccetera, eccetera, comunque riuscirà acrobaticamente, così chiamato acrobatico, a magari passare la palla a un altro nostro compagno di squadra o comunque a liberarsi della palla senza quindi farla prendere comunque agli avversari. Intercettazione o marcatore o cross calibrato ad esempio io lo metto in fascia, vado a crossare ragazzi, crosserà in una maniera che comunque è differente rispetto agli altri, ok? Perché comunque avrà delle abilità, avrà quindi questa abilità che gli consentono di fare dei cross ancora più decisi e perfetti rispetto magari a un altro. Quindi per un difensore come lui, un terzino difensivo barra difensore centrale, secondo me ragazzi marcatore, intercettazione e muro sono essenziali. Cross calibrato potrebbe starci ma non eccessivamente, caposaldo idem, scivolata idem, disimpegno acrobatico idem, leader va bene ma se non ce l'ha di certo non ci strappiamo i capelli, e spirito combattivo. Quindi ragazzi lui comunque ha diciamo alcune delle carte che sono di quelle meta, perché? Perché comunque un difensore centrale o al massimo un terzino e deve saper chiaramente difendere. Ripeto, tutto è proporzionato in base alla build che abbiamo fatto, ma comunque va di pari passo. Così come Beckenbauer. Beckenbauer, a parte il booster, ha comunque ha delle altre caratteristiche. Variano a volte anche un pochino in base alla carta, cioè lancio lungo, esterno a giro, vabbè, esterno a giro non se ne fa nulla, però comunque il lancio lungo ci può stare. Muro, disimpegno acrobatico, spirito combattivo va bene, intercettazione, marcatore top, passaggio a scavalcare ci può stare quando magari facciamo appunto un piccolo pallonetto che andiamo proprio a scavalcare l'avversario e quindi la diamo perfetta invece al nostro compagno. L'esterno a giro se ne fa poco, però ce l'aveva e chiaramente glielo lasciamo. E il lancio lungo potrebbe essere interessante perché comunque se noi troviamo un attaccante che sta inserendo e dobbiamo chiaramente fargli un lancio, con questo giocatore
abbiamo la possibilità di poterlo fare. Quindi diciamo che ci sono delle abilità secondo me predefinite, che sono più o meno quelle che vi ho elencato, quindi marcatore, intercettazione, muro, disimpegno acrobatico, spirito combattivo, che sono fondamentali in questo caso per un difensore. Poi le altre, come il leader o il passaggio calibrato, diciamo che sì, sono importanti, non li escluderei, ma per un difensore in questo ruolo non sono proprio fondamentali. Diventano poi fondamentali magari nel momento in cui passiamo tra il centrocampo, quindi tra l'attacco e la difesa, ovvero nel centrocampo. Perché diventano fondamentali, ragazzi? Perché abbiamo diversi tipi di giocatori. Abbiamo diversi tipi di giocatori che quindi ognuno avrà il proprio stile di gioco, prima di tutto, quindi la prima passiva. Seconda cosa, è ovvio che comunque delle abilità simili a quelle dei difensori ci sono: intercettazione, marcatore, muro. Però come potete notare ci sono comunque, ragazzi, delle piccole abilità che sono anche, diciamo, per una fase un pochino più offensiva. Io anche a Vieira non gliene ho dato altre perché secondo me è già completo comunque così, però qualora gliele dessi sicuramente magari cercherei qualcosa più sulla fase offensiva, quindi sul passaggio o comunque su qualche modo di offendere, perché questo Vieira, faccio l'esempio di lui, è molto molto forte, ma parliamo principalmente di difesa. In fase offensiva non è sempre presente, quando si fa vedere è comunque decisivo, però ragazzi è ovvio che lui tenderà a mantenere il più possibile la sua posizione assegnata, quindi lui deve fare mediano, starà davanti alla difesa. Secondo me in questo caso chiaramente quali sono le impostazioni migliori, o meglio le abilità migliori: il marcatore, intercettazione, la scivolata, il leader, il muro, spirito combattivo, passaggio a scavalcare se ci sta, e ce ne sono tante, ragazzi, che potrebbero essere, diciamo, top per questo tipo di ruolo, anche aggiungendogliele, perché poi comunque molti di noi, beati loro, possono spendere dei soldi per aggiungere qualcosa alla propria squadra, insomma al proprio team. Però comunque diciamo che non è diciamo che comunque non è semplice. Stesso discorso, diciamo, vale per Pirlo. Pirlo è una via di mezzo fra un mediano e un centrocampista. Lui ormai stava giocando, diciamo, un po' più centrocampista. Però comunque, ragazzi, io vi consiglio di far cioè dare le abilità qualora volete darle, chiaramente in base al tipo di carta che abbiamo di fronte. Io anche a lui, come potete notare, o meglio a lui, ho dato delle abilità casuali, per fortuna andavano bene, perché colpo di testa, colpo di tacco, tiro di prima, muro, dominio palle alte, ci stanno comunque in un mediano barra centrocampista, ci stanno. Le altre però che lui già aveva sono lancio lungo, stop e tiro, no scusatemi, ho letto male, cross calibrato, esterno a giro, volevo dire quella, no look, passaggio calcolato, passaggio a scavalcare, intercettazione. Quindi chiaramente un Pirlo che del suo, insomma, Pirlo lo conosciamo tutti come carta, il suo forte era la tecnica e il passaggio, ovviamente ha determinati tipi di abilità, ripeto, differenti rispetto magari a un altro ruolo, un'altra carta, però comunque che si avvicinano molto al Pirlo della verità. Io appunto gli ho dato in più anche colpo di testa, colpo di tacco, tiro di prima, muro e dominio palle alte. Quindi ragazzi comunque è un Pirlo abbastanza completo, mi piace molto. Io lo utilizzo in tutti i moduli che faccio, è difficile che lo tenga fuori, perché comunque è vero che magari delle volte non sarà velocissimo, comunque non avrà questi grandissimi parametri difensivi, però credetemi, quando è il caso di farsi sentire, ragazzi, lui comunque c'è ed è presente, quindi veramente top.
Qui ragazzi ci potrebbe stare anche un trequartista barra seconda punta. Diciamo che la cosa principale che cambia è che la seconda punta attacca un pochino di più, mentre il trequartista cerca delle volte di palleggiare o addirittura di recuperarsi lui la palla. Io ragazzi vi consiglio in questo ruolo di metterci non dico un attaccante, ma comunque un giocatore principalmente offensivo. Poi dipende certo con che modulo stiamo giocando, però vi consiglierei di metterlo un pochino più offensivo, più che altro per il fatto che è già di suo regista creativo, quindi non si tenderà a buttare, diciamo, negli spazi. Però con magari migliorate abilità dal punto di vista quindi di offensiva anziché difensiva, è ovvio che la situazione lì davanti, ragazzi, migliora perché avrò un'altra tipologia di carta, un altro tipo di giocatore che sicuramente fa piacere e fa la differenza. Questo Snyder è strepitoso, con questo modulo andrebbe bene, ve lo svelo già, anche eventualmente un regista creativo, scusatemi, anche eventualmente un giocatore chiave, il regista creativo è già lui. E, e niente ragazzi, quindi le abilità top in questo caso sono sicuramente sui passaggi, sull'intercettazione, cross calibrato ci può stare, esterno a giro ci può stare, se vi piace fare i giochetti anche la rabona, passaggio a scavalcare, colpo di testa, sì, passaggio di prima, ragazzi, tutte piccole abilità che poi quando noi giochiamo contro i Divisore 1, i primi almeno in classifica, noi siamo lì che cerchiamo di ehm, rabatterci per una partita persa in divisione 2 o divisione 3 e poi ragazzi comunque abbiamo vicino i divisione 1 che invece chiaramente conoscono tutte queste cose a menadito e ovviamente cercano di sfruttarle a loro vantaggio. Andiamo subito ragazzi invece nella parte offensiva perché come già detto e già ripetuto sono importanti le build, le istruzioni ma anche chiaramente le abilità. Ho preso subito di esempio Mbappé perché Mbappé è la mia punta, diciamo, titolare in assoluto, inamovibile. E, e lui chiaramente l'ho maxato, diciamo, in una maniera da renderlo proprio una vera e propria punta, in modo tale che eh, quando fosse appunto, quando si fa trovare lì nella zona dell'area di rigore, ragazzi, segna perché a me era la cosa ultimamente che mi stava un pochino mancando, cioè della serie che io comunque gioco, buildo le carte appunto in una certa maniera, però è ovvio che voglio anche poi determinati tipi di abilità. Le abilità giocatore, ragazzi, di questo Mbappé, secondo me, sono top appunto quelle che ha. Io a me, facendo quelle casuali, mi è uscito anche Muro, che ovviamente non se ne fa tanto, però già la finta doppio passo, ragazzi, per chi gli piace skillare, è top. Il doppio tocco, idem. Svolta secca, lo stesso. Pallonetto mirato, tiro di prima, Rabona, specialista di rigore, astuzia e leader. Ragazzi, sono tutte abilità che comunque fanno sì che sia veramente un goleador. Andiamo a vedere ad esempio anche quelle di questo Messi, che potrebbe essere un esterno barra una punta, passaggio di prima, passaggio filtrante, giro da distante, ragazzi, tutte quante cose che poi durante le partite, ripeto, per chi conosce meglio di noi anche questo gioco, che quindi sa quali abilità cercare di pescare a tutti i costi, fanno poi la differenza, ragazzi, perché io magari tiro 1000 volte e non segno, e dico ma il mio attaccante non segna, quello magari ha le abilità giuste semplicemente, ha le abilità giuste e sa come utilizzarle perché comunque magari si è allenato, ha provato, eccetera, eccetera, e di conseguenza ci fa gol e noi perdiamo magari le partite. Vi faccio vedere anche un'altra carta per quanto riguarda gli attaccanti, questo ad esempio il Rumenig, molto 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 interessante. Esterno giro, tiro a salire, giro da distante, passaggio filtrante, colpo di testa, tiro di prima, finalizzazione acrobatica, taglio alle spalle a giro, doppio tocco e lancio lungo. Ragazzi, ha delle abilità veramente veramente top. Io in più tempo fa gli diedi anche passaggio calibrato in modo tale che la passasse benissimo proprio ai suoi compagni, perché purtroppo il difetto che hanno gli attaccanti
un po' come Mbappé e anche questi rumeni che sono la maggior parte molto molto forti sotto porta, però poi si perdono magari in altre fesserie, ovvero il passare semplicemente magari la palla in una certa maniera. Quindi ragazzi, questo diciamo che era il succo. Vi ho detto pressappoco quelle che sono le abilità secondo me migliori per poter giocare comunque a un certo livello, chiaramente conoscere anche quali sono le abilità, perché loro diciamo che comunque i giocatori poi in campo faranno determinati movimenti, ma noi dobbiamo essere in grado di capire quali movimenti reali sono. Prima di andare avanti ragazzi e di salutarvi vi chiedo sempre gentilmente di appoggiarmi sostenendo appunto il mio canale su Gamivo e su Amazon. Ci sono due piattaforme dalla quale potete acquistare tutto ciò che volete a dei prezzi veramente ribassati, ma soprattutto non spendete un centesimo in più passando dal mio link che trovate in descrizione, oppure per chi volesse supportarmi ancora maggiormente sono aperti anche gli abbonamenti. Gli abbonamenti hanno un prezzo veramente anche questo irrisorio, parliamo di qualche manciata, se no di euro, però comunque vi sblocchereste, oltre alla possibilità di giocare con me quando volete, anche quella comunque di avere dei video personalizzati ed esclusivi per voi. Io vi ringrazio, guardate mi raccomando il video, lasciate un bel mi piace e un bel like, condividetelo con tutti possibile, con tutti gli amici possibili e immaginabili. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Tran. Ciao!